Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di This Is, lo show di Vesta TV che promuove i veri talenti. In questo caso, questa sera in diretta abbiamo qui con noi una giovane artista, Arianna Ricci. Ciao Ciao, Arianna. ciao Ciao Arianna. Domenico, ciao. Benvenuta E in... te? Benvenuta. Grazie, grazie. Ok, inizia a presentarti al pubblico di Vesta TV in modo da conoscerti meglio. Allora, Vai. io sono Arianna Riccio, vengo da Spezzano della Sila in provincia di Cosenza e sono un'artista. Arianna, sì. Allora, tu praticamente dipingi e disegni. Sì, sì, veramente più che dipingere preferisco il classico disegno, anzi amo proprio il mondo del ritratto, la ritrattistica. Va bene. Ecco, qui abbiamo un esempio, di uno dei tuoi capolavori, oserei dire, perché è molto, molto bello. Praticamente tu, vorrei sapere, sono curioso di sapere da quando, e quindi a che età hai iniziato ad avvicinarti quindi all'arte o da quando sei consapevole appunto che l'arte è una delle tue passioni, perché poi più avanti scopriremo le altre passioni. Quindi da quando, sei consapevole che l'arte è la tua passione? Allora, diciamo che tutto è iniziato, quando avevo 12, 13 anni. Disegnavo sempre e infatti quando è arrivato il momento della mia scelta scolastica, per quanto riguarda il liceo, poi ho deciso di iscrivermi al liceo artistico di Cosenza. E proprio lì, la mia passione è aumentata ancora di più perché comunque, ho avuto conoscenze diverse, un modo di approcciarmi all'arte molto diverso rispetto a quando ero più piccolina e andavo a scuola. E Certo, quindi certo. diciamo che da lì mi si è aperto proprio un mondo. Eh sì, immagino che lì, cioè, so per certo che insomma al liceo artistico si respira arte a 360 gradi. Sì. Invece delle scelte insomma fatte fino ad ora, a partire appunto da questa del liceo artistico, c'è qualcosa che cambieresti o comunque che se tornassi indietro non faresti? Sinceramente no, non Ovviamente cambierei sempre niente. dal punto di vista scolastico in questo caso. No, perché comunque io il periodo del liceo l'ho vissuto con grande serenità e appunto lì, è sfociata più che altro la mia passione, perché è nata già da quando ero più piccola. Infatti io ho iniziato il liceo e ho studiato presso l'indirizzo di arti figurative. Poi gli ultimi 2 anni ho cambiato indirizzo e sono passata ad architettura. Anche se l'architettura diciamo che non era il mio vero mondo, ovviamente l'apprezzo moltissimo perché comunque ho avuto modo di studiarla e capirla. Il mio mondo era quello delle arti figurative, infatti quando ho finito il liceo in realtà ho preso un anno sabbatico, perché ho avuto un po' di confusione, però ho capito che l'arte era il mio mondo e quindi poi ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e infatti attualmente studio all'Accademia di Belle Arti. A quale anno sei, Arianna? Sono al terzo anno. Bene, bene, allora ci sei quasi, dai. Eh Eh, sì. sì. So che appunto, come accennavo prima, non è solo la pittura, o quindi nel tuo caso il disegno, l'arte che appunto fa parte della tua giornata. So che sei anche una brava attrice, anche se tu mi dirai ora che non lo fai da professione, insomma, come professionista, ma so che sei molto brava anche a recitare. Da cosa nasce questa tua, appunto, questo mondo cinematografico? Allora, diciamo, partiamo dal principio. Io amo l'arte a 360 gradi, quindi io comunque da bambina e tutta la mia adolescenza ho studiato danza, quindi diciamo il mondo è un altro mondo d'arte quello, e Certo, poi sono certo. molto affascinata dal teatro, in, in tantissime cose veramente, Okay. però comunque diciamo che sono entrata in questo mondo, da attrice, si può dire, proprio a scuola, perché a scuola appunto abbiamo partecipato a dei concorsi, e quindi io sono stata l'attrice protagonista Arianna, in di. questo caso dobbiamo dirlo, insomma, mi sento anche di parte perché io insieme a te, insomma,
facevamo appunto questi concorsi cinematografici. Ecco perché sono molto consapevole della tua bravura nel recitare. Sì, sì, questo sicuramente. E infatti è nato tutto da lì e infatti ti ringrazio perché ho scoperto un nuovo mio lato che non sapevo. Infatti è un mondo che mi attrae tantissimo. Non ho mai studiato recitazione, devo essere E sincera, perché posso dare magari sicuramente sono prova. persone che hanno studiato, però quando sono entrata in questo mondo l'ho sentito molto mio, infatti riuscivo a immedesimarmi nelle scene, nel momento Confermo, e per confermo. me Ok, sì, dicevo, possiamo dare direttamente prova della tua, diciamo, bravura nel recitare. Abbiamo infatti dei pezzi di alcuni cortometraggi e possiamo vederli insieme. va bene. Ecco, questa era la dimostrazione che insomma sei un artista con la maiuscola, perché diciamo spazi come dicevi tu, dalla danza, dall'arte figurativa al cinema. Grazie, grazie. Molto bene. E appunto parlando di esperienze fatte in passato, c'è qualcosa di, ovviamente per quello che abbiamo fatto, perché comunque siamo coetanei, fino ad ora qualcosa che cambieresti o comunque se tornassi indietro non faresti del tutto? Allora se parlo dell'ambito artistico no, perché comunque ogni cosa che ho fatto, è stato un qualcosa che mi ha portato a crescere, ad essere quella che sono adesso. Ho raggiunto diciamo una sorta di maturità, anche se questa maturità cioè si raggiunge poi col tempo, però, comunque ho colto degli aspetti di me che non conoscevo prima, quindi non me ne pento delle Ok, scelte che ho fatto. invece al contrario c'è qualcosa che ti è rimasta impressa e che comunque è difficile da dimenticare, insomma, per te. Beh, Non so, un sicuramente, aneddoto, qualcosa che ti è rimasto impresso. beh, sicuramente nell'ambito d'attrice si può dire, perché Certo. lì mi sono riscoperta, cioè non immaginavo di poter interpretare così, in questo modo così naturale, ma poi, diciamo anche il fatto di stare a contatto con altre persone e stare in mezzo alla gente, quindi vedere le persone che mi guardano mentre c'è la telecamera di fronte a me. Per me è stato un qualcosa di molto forte, anche perché, non si direbbe, ma sono abbastanza timida. E quindi questo aspetto mi ha anche sbloccato, perché in alcuni aspetti io riesco ad essere più, si può dire grintosa dai. Certo. Arianna, allora io ho notato una cosa molto particolare nei tuoi video che pubblichi sui social. Ne vediamo uno, ad esempio, come esempio, appunto, e poi ti dirò quello che ho notato, insomma. Va Vediamo bene, questo video. certo. Ecco, da ciò io ho notato subito, diciamo, la giusta accuratezza, insomma, che hai messo nell'associare la musica all'arte. So quindi che sei un'appassionata di arte e vorrei sapere in che modo, se appunto ti ispira la musica, in che modo lo fa.
Allora, beh, la musica incide molto sulle mie opere. Ehm, io proprio con la musica riesco a lavorare. La musica mi dà quella spinta in più, quell'emozione in più, quell'adrenalina in più per riuscire nei miei lavori. E infatti per me è fondamentale, ma in ogni contesto della mia vita io devo ascoltare la musica perché, mi fa riflettere e mi dà proprio quello spunto in più. Infatti spesso quando sono in macchina o quando viaggio ascolto sempre la musica perché mi porta in un altro mondo, mi porta nel mondo dell'immaginazione, quindi io poi riesco ad elaborarlo in modo diverso, dato che Cioè, comunque riesco un ad artista esprimerlo nel mondo dell'arte. sì, per un artista l'immaginazione diciamo sta al primo posto. C'è quindi un artista a cui ti ispiri o comunque un tuo artista preferito? Non so. Allora, ho degli artisti preferiti, ma non diciamo, non mi ispiro cioè non sono la mia ispirazione, perché comunque abbiamo degli stili diversi. Amo Frida Kahlo, Van Gogh per il loro mondo così, strano, contorto. Ad esempio Frida, una grande donna, una donna di coraggio, che dal suo dolore riesce il suo dolore lo riesce ad esprimere nel mondo dell'arte. Ma è anche un artista dei giorni nostri che apprezzo molto, che l'ho scoperto sui social, ed è Giuliano Macca, un bravissimo artista che lavora a penna e fa dei ritratti veramente, fantastici che se li guardi, ti ci perdi dentro veramente. Bene, bene. Quindi diciamo che, ti piacciono gli artisti del passato, ma comunque ti ispiri anche a quelli molto attuali e quindi Sì, contemporanei. A proposito di social, so, diciamo che sei molto, attiva sui social. Quanto i social quindi vorrei chiederti, quanto i social influiscono nella tua arte, se influiscono, e che rapporto hai tu stessa appunto con i social? beh, il rapporto con i social devo dire che io sono una social dipendente, perché comunque oltre ad avere il mio profilo, personale, ho anche il profilo artistico che, ricordo è Richart, ehm, e poi gestisco anche altre pagine che non sono mie, ma do una mano, per gestire, meglio, le pagine. E Insomma fai quindi anche io da social manager. come? Anche da social manager. Esatto, esatto. Quindi comunque nei social, sono abbastanza presente, anche perché amo anche la fotografia. Ovviamente non mi reputo una fotografa, però, mi piace immortalare vari momenti, Insomma soprattutto non c'è un'arte in cui tu non ci sei. esatto. È una cosa che mi piace molto, infatti pubblico spesso sono i fasci di luce. Mi piacciono molto, hanno veramente un senso romantico e quando, penetrano dalle finestre, magari, sono su un mobile, danno hanno un qualcosa di particolare, quindi io sono lì Sì, sempre a sì, sì. fotografare, a postare in continuazione. Vero, vero. Okay, allora, ti faccio una domanda riguardo al tuo futuro, diciamo. Vorrei appunto chiederti cosa ti aspetti dal tuo futuro, quindi quali sono le tue ambizioni dopo appunto la laurea che, come ci hai detto prenderai presso l'accademia. Allora, le mie ambizioni. Da una parte, sto con un piede per terra, da un'altra il mio piede vola, si può dire, non so se si può dire così. Sì, abbiamo Allora, capito. sicuramente, voglio continuare in questo mondo dell'arte, cioè quindi continuare come artista, continuare il mio lavoro da artista. Però allo stesso tempo, mi piacerebbe insegnare, perché secondo me l'arte nelle scuole è importante e io me ne sto rendendo conto veramente adesso che, studio nell'accademia, mi rendo conto dell'importanza veramente che ha, l'arte nella nostra vita, perché siamo circondati dall'arte e non ce ne rendiamo conto. Anche ad esempio il semplice comodino della nostra stanza.
cioè, c'è un designer che lavora, quindi a noi è piaciuto, l'abbiamo acquistato perché è piaciuto il colore, il modello, l'utilizzo, e quindi siamo circondati dall'arte e noi non ce ne rendiamo conto, vediamo le cose sempre in modo molto banale. Hai perfettamente ragione. Arianna, non so, ok. E poi Sì, sì, vai. mi piacerebbe insegnare anche perché comunque, ripeto, la mia esperienza al liceo è stata... Arianna, purtroppo forse il collegamento è un po', diciamo, non ottimale. Non so, vediamo se fantastica. si riesce a riconnettere. Arianna, ci sei? Io ho amato, ci sono. Arianna? Mi senti? Eh Mi sì, per un attimo senti? non ti abbiamo sentito. Per un attimo non ti abbiamo No. sentito. Ah, ok. Adesso mi senti, sì. Sì, ora sembra di sì, vai. Stavo dicendo, io ho amato e amo il liceo per quello che ho vissuto e soprattutto grazie agli insegnanti che ho avuto perché mi hanno fatto apprezzare, insomma, Sì. il modo di approcciarsi con gli alunni. eh, Insomma, e anche- l'insegnamento è una delle tue ambizioni. Va bene, Arianna. Allora, io ti ringrazio innanzitutto per aver partecipato, insomma, in questo show di Vesta TV, in modo che ti abbiamo conosciuto sicuramente meglio. Lasciaci i tuoi contatti social, come dicevamo, in modo da poterti trovare e assaporare le tue arti, a questo punto direi. Certo, io vi ringrazio veramente, siete stati gentilissimi, grazie a te Domenico, Sì. mi potete trovare sul profilo Instagram Richart. Va benissimo, Arianna. Allora, ti ringrazio ancora una volta e noi ci diamo Grazie. appuntamento alla prossima puntata di SIS. Grazie a tutti per aver partecipato.